Benvenuti da Dropout, io sono Colo. Ciao a tutti, io sono Andrea. Ciao ragazzi, io sono Federico. E tutti insieme siamo la faccia di questo progetto, di questo negozio, Dropout Milano. Il mio primo approccio con il mondo delle sneakers è avvenuto un bel po' di tempo fa. Perché io guardavo tanto ai ragazzi più grandi, mia sorella è molto più grande di me, quindi vedevo i suoi compagni, insomma le sue amicizie. Quello è stato il mio primo approccio e da lì ho iniziato a volere mettere quello che mettevano i ragazzi più grandi. Poi mi sono avvicinato ulteriormente a questo mondo lavorando, quindi ho iniziato un percorso ormai 6 anni fa, quasi 7. Ho lavorato per anni per Adidas, che mi ha permesso sia di crearmi un background, quindi arrivare poi ad oggi qua grazie a quello che mi ha dato lavorativamente e chiaramente anche economicamente, perché se no non saremmo qua oggi. Beh, io invece mi sono, appassionato a questo mondo più o meno all'età di 15 anni, quando con gli amici facevamo gara a chi aveva la scarpa più bella e più dell'ultimo grido, quando iniziava per noi l'era di Michael Jordan. Da lì in poi, piano piano, diciamo che questa passione si è trasformata anche in un business, dove magari comprando un paio, rivendendone un altro, potevi poi ricomprare l'uscita successiva, e da lì crescendo piano piano, insomma, da cosa nasce cosa, da scarpa si vende scarpa. Ho 24 anni e la mia occupazione principale in realtà è quella di studente di medicina, che faccio appunto a Londra. Mi sono appassionato al mondo delle sneakers, diciamo una decina di anni fa, essendo comunque appassionato di sport, seguendo i vari Michael Jordan, eccetera eccetera. Un po' con la classica storia del ragazzino che guarda Jordan e ne vuole le scarpe, mi sono appunto avvicinato a questo mondo. Circa 5-6 anni fa ho iniziato a lavorare mentre studiavo e con i soldi messi da parte ho iniziato a comprare le mie prime sneakers preferite, ecco. Io mi ricordo quando, qualche tempo fa, quasi più di un anno fa, dissi a te Cola che da quello che vedevo io, stando in un negozio comunque importante, vedevo come il mercato stesse crescendo a Milano e ci fosse la necessità di fare qualcosa di strutturato in questa città. Ed è per questo che poi, essendo Milano, ha chiamato me allora. Chiaro. Sì, beh, sì, è andata così, proprio per stringerla. Io ricordo quando andai a New York qualche anno fa per la prima volta e entrare da Stadium Goods Flight Club e dire wow, per un appassionato di sneakers questo è... Sì, contando che poi ce l'avevamo in mente un po' tutti qua a Milano di aprire questo un negozio. Questo è proprio l'ultimo, cioè il sogno, ecco, entrare in un posto così, ancora di più magari essere proprietario o coproprietario di un posto del genere. Ho osservato sia quella che è la cultura, la scena, anche poi a livello economico la fattibilità di un progetto simile. Mi sono chiesto come mai non esistesse. Non sarebbe mai potuto essere possibile, ovviamente, secondo me, da esterno venire a Milano e a fare un qualcosa di simile. Quindi ho ricercato sulla piazza quelle che erano le persone alla fine più importanti. Oh, grazie. Cioè che poi è vero, alla fine. Quelle che erano le persone più importanti, più influenti, che ne capivano di più. Mi sono confrontato con loro e ho provato a comunque mettere insieme o comunque collaborare con... Le idee alla fine erano quelle, abbiamo unito i mattoncini e l'unica roba che quando mi aveva detto ma cosa ne pensi di Federico, ho detto Federico sarebbe un bel jolly, il problema è che non penso mai che molli.
E invece ero già on board. E invece aveva già quest'idea anche lui e me l'aveva tenuta nascosta. Dropout ha sicuramente scatenato curiosità in un sacco di persone che dal primo giorno, quando abbiamo aperto, l'avete visto tutti, sono venuti qua. Oh, c'era la via bloccata. Sì, e questa cosa si sta portando avanti, quindi ogni giorno c'è una fetta di curiosi che si affaccia per la prima volta a questo mondo. Ma Milano non è solo curiosità, e io credo di poter dire che era il momento giusto di fare una cosa del genere, perché sì, la gente la voleva. Assolutamente. Frase che sento più spesso in questo negozio, anzi le frasi che sentiamo più spesso sono: mi avete rubato l'idea? È un po' che non la sento, ma sì. Era tra le più gettonate. E la seconda è: ma come fate ad avere tutte queste scarpe? Come prendete tutte queste scarpe? Questa vince Probabilmente. E in realtà non c'è una ricetta, specialmente per quello che c'è stato qua dentro all'inizio. È frutto comunque di ricerca, di passione, di lavoro duro negli anni, specialmente, io mi metto un po' da parte, specialmente da parte dei ragazzi. Ho svuotato il box della mia collezione privata quasi, quindi sicuramente poi direi, non voglio dare percentuali, ma il grosso di quello che Dropout si può permettere oggi è invece frutto del lavoro di ragazzi che hanno sviluppato e portato a servizio di Dropout Hype Analyzer, che Cola in prima persona può spiegarci meglio. Beh sì, noi qui da Dropout utilizziamo un sistema di consignment innovativo che ci fornisce una buona parte appunto dello stock, gestito completamente online, quindi off-site, ovvero non nel negozio, in cui gli utenti possono gestire il loro stock presso Dropout comodamente dal proprio telefono, quindi da un'app per iPhone oppure dal sito online, quindi dal computer, e ricevono appunto valutazioni dei propri prodotti direttamente in maniera automatica dal sito. E tutto questo per il frutto del lavoro mio e di altri due ragazzi, Stefano e Stefano, che tra l'altro di cui sono molto molto fiero. Sì, hanno fatto un bel lavoro, bravi ragazzi, perché sì, un lavoro eccezionale che tra l'altro ha riscuote successo sicuramente qui all'interno di Dropout, perché lo utilizziamo costantemente e c'è molto utile, ma anche al di fuori, perché Hype Analyzer è usato adesso da moltissime persone, centinaia di migliaia in tutto il mondo, per appunto tracciare, verificare l'andamento dei prezzi delle scarpe. Per la famosa domanda: secondo te si resella questa scarpa? Ci sono dei pezzi all'interno di questo negozio, come tutti ben sanno, che fanno gola a tanti, e anche per questi prodotti dobbiamo solo ringraziare noi stessi, senza troppe lodi. Questo è poco ma sicuro. Negli anni qualche piacere da amici, ok, ma sì, beh, abbiamo dei pezzi importantissimi, frutto anche questi di ricerche anche molto molto estensive, che mi hanno portato e ci hanno portato a viaggiare i posti più disparati del mondo per recuperare alcune di queste scarpe. Abbiamo ad esempio una di 8 paia di Air Max 97 firmate da Eminem del 2006, in condizione nuova DS, quindi potenzialmente anche l'unica al mondo adesso, autografata da Eminem stesso. E abbiamo anche la famosa ormai in tutto il globo Reverse Shattered con il logo al contrario del caro Andrea. Abbiamo le NMD in collaborazione tra Adidas, Farrell e Chanel. Abbiamo scarpe non rilasciate, come ad esempio con l'Air Force Off-White in colorazione neon da bambino. Dai, ci difendiamo bene, dai grandi colossi americani che hanno l'idea tutti, ci difendiamo decisamente bene. Questi ragazzi siamo noi, e oltre a noi ci sono anche degli altri ragazzi che ovviamente ci danno una mano e fanno parte del progetto Dropout. Siamo a Milano, siamo in via Urbano Terzo numero 4, abbiamo anche un sito online dove potete acquistare www.dropoutmilano.com. Dicevo, dove potete acquistare e ricevere i vostri beni in tutto il mondo. Quindi niente, vi aspettiamo, passate a trovarci. Presto.